Vai Vale, migliori serie TV italiane degli ultimi 10 anni. Non fa niente, rispondo io. Vai. E questo tipo è il primo Chuck, così. Ben trovati qui da Offscreen, Valerio e Federico e Valerio. E quali sono le migliori serie TV italiane degli ultimi 10 anni? Io lo so, tu lo sai? Sì. Vai, dimmene una. Portobello. E questa siamo tutti d'accordo. Portobello, poi l'altra? Portobello. Giusto, e la terza? Portobello. Portobello, quindi 3 volte Portobello. Io aggiungerei pure Esterno Notte, Bravo, che ci conta sta. comunque perché Va fa bene. parte del macro universo, il multiverso di Gifuni che interpreta più personaggi, tra Esatto, l'altro. sì. Bellissima la scena in carcere in cui a Enzo Tortora gli fanno: non vorrei che ti succedesse quello che è successo a Aldo Moro. e Gifuni fa: perché Sono sempre io. sono sempre io, è il multiverso Esatto. di Bellocchio. No, comunque scherzi a parte, io aggiungerei, secondo me, veramente nei migliori prodotti italiani degli ultimi anni, io ti direi Portobello, e fin qui ci siamo, Esterno Notte sicuramente, sempre stiamo parlando di due serie TV del grandissimo Bellocchio, e M, il figlio del secolo, Bravissimo. che secondo te si può considerare una serie TV italiana o italo-inglese? Perché la produzione è inglese, però Sì, dai, serie italiana. prendiamoci almeno queste, ce le prendiamo, visto che non ne abbiamo tantissime. Perché ci stanno Io direi italiana. due produzioni italo-inglesi che ti direi, o italo-americane, che è una è M, il figlio del secolo, e l'altra è The Young Pope. Sì, bravo. L'avevo dimenticata, ma ci sta. Secondo me queste Adesso ce l'ho io una domanda per te invece. Me la sono scordata. dicevi. Dicevo, ma adesso ce l'ho io una domanda per te. Dimmi. Di che cosa parla Portobello? Di che parla? È una delle storie più affascinanti a livello di cronaca vera dell'Italia, purtroppo è una delle storie più tristi dell'Italia repubblicana, perché parla del caso, andatevi a rivedere i nostri video se non l'avete visto in cui ne parliamo, del caso di Enzo Tortora, che venne giustamente accusato per traffico di stupefacenti e associazionismo alla Sì. camorra, mi pare, se non sbaglio. E vabbè, ovviamente era innocente, è il più grande scandalo giudiziario, quindi, perché sono proprio incartati, volevano che fosse il colpevole, gli serviva il capo espiatorio. Che poi la cosa bella che mi ha colpito della serie è che non ti dà la risposta a Bellocchio alla fine sul perché erano così tanto arrabbiati, no? Non lo so se tu condividi questa cosa. Ti lascia degli indizi e lascia a te spettatore capire il contesto socio-culturale italiano di quel momento in cui... Esatto, sì, anche perché Bellocchio dà un po' la sua idea, Esatto. anche perché anche ad oggi, andando a guardare le carte, comunque tutto quello che è successo, non si ha una vera risposta e probabilmente non l'avremo mai. Sì. Qui diciamo che si segue un po' la pista della schizofrenia di esatto. Pandico, che è questo, tra l'altro interpretato da Lino Musella, meraviglioso Sì. attore, che fa questo camorrista fastidiosissimo, antipatico, quando si mette là, erano partiti di cocaina. Uno dei caratteristi un po' italiani. Bravissimo. Sì. E infatti dicevamo, ti ricordi, insieme in una chiacchierata, che è proprio il punto di forza di Portobello, forse ancora di più che in Esterno Notte, sempre del nostro Bellocchio, è che è ancora più corale. Cioè non si legge solo sulla bravura di Gifuni che fa Enzo Tortora, ma c'ha tutti questi attori bravissimi. Ma perché? Preziosi, Alessandro Preziosi che fa il dottor Fontana, tutto impostato con quegli Assolutamente, occhiali grigi, mamma mia. E attori veramente uno meglio dell'altro, Sì. Anche la famiglia di Tortora, tutti interpretati Bravissimo. benissimo, la sorella, bravissima lei Fantastica. l'attrice, ma anche appunto gli antagonisti, tutti i giudici, quelli che sono contro Enzo Tortora e invece quello che poi lo salverà. Fastidiosissimi, tutte le orazioni che fanno contro Enzo Tortora, come i testimoni che chiamano, sono degli attori che sono diretti talmente tanto bene che te li fa proprio odiare quei personaggi, Bellocchio, sì. Ma anche l'ultima puntata con Vallanzasca, che una delle migliori interpretazioni Bellissimo. di Vallanzasca, nonostante compaia per mezz'ora, forse sì. è una delle scene più belle di tutta la serie e la vediamo nell'ultima puntata. Tra l'altro poi non abbiamo parlato invece di Gifuni, che è strepitoso. Io tra l'altro mi sono andato a vedere delle vere interviste, anche i processi proprio di Enzo Tortora, e ci sono dei momenti che sono ripresi parola per parola e il modo di dirle, proprio anche l'impostazione fisica che ha è identica, nonostante di faccia non ci somigli quasi per niente, però lo rivedi assolutamente in lui. E probabilmente nelle interpretazioni degli ultimi anni, infatti le migliori interpretazioni di un attore italiano negli ultimi anni sono Marinelli, probabilmente il nostro Sì. Luca Marinelli da Roma per M, il figlio del secolo, in cui fa un Benito Mussolini che è veramente tra il terrificante e il grottesco, Sì. meravigliosa E interpretazione. anche lì non ci somiglia tanto, eppure Esatto. è riconoscibilissimo. E poi sempre nelle migliori interpretazioni, da un lato Marinelli e dall'altro Gifuni e Gifuni. Esatto. Che fa sia Tortora che Aldo Moro per
per esterno notte, quindi veramente Gifuni qualcosa di pazzesco, cioè pazzesco. Come modula la voce, l'intensità, soprattutto nelle scene in cui si arrabbia, quando ti fa capire veramente il dolore di questo uomo che soffre perché tutti non gli credono. Sì, che è una rabbia poi sempre composta da uomo esatto. abituato ad avere la telecamera davanti. Non ha mai degli scatti di ira che sarebbero super comprensibili in quel momento, o non so, i momenti di scoramento pure. Lui comunque ha una dignità, ovviamente perché lui sa di essere innocente, che però mantengono questo personaggio sempre stoico di fronte a tutto quello che gli succede, che è roba veramente assurda, che solo a pensarci, cioè veramente è il romanzo di Kafka, è il Processo. E questo perché? Perché Bellocchio, secondo me, come diciamo sempre io e te, è bravissimo dietro la macchina da presa, è bravissimo a gestire le inquadrature, regia, montaggio, uso della colonna sonora, però la cosa in cui eccelle veramente Bellocchio è la direzione degli attori. Perché ogni personaggio, come dicevi sempre anche tu, ogni personaggio, anche la comparsa che dice mezza battuta, riesce a raccontare tutte le sfumature che ci sono di quel personaggio, anche se ha detto 3 cose. Non so, mi viene in mente la scena, per chi l'ha visto se lo ricorderà, tu te la ricordi sicuramente, quando prima di andare via nel carcere, quindi la puntata quella tutta in cui sta in carcere, che ha condiviso tutto il dolore con i compagni di cella, saluta tutti i compagni di cella e finalmente prima di andarsene chiede: ma tu perché sei qui, al ragazzetto più giovane? E quel ragazzo, che il minutaggio di quell'attore è, non lo so, 5 minuti per tutta la serie, dice: io sono qui perché ho aiutato mia madre. E c'è quel momento potentissimo che tu ci leggi la storia di quel personaggio dietro, probabilmente non lo so, ha assistito la madre con l'eutanasia nella morte, non lo so, però ci leggi in pochissime battute tutta la profondità di personaggi che non vengono mai lasciati così, no? Sì, e te ne cito un'altra, Moira Orfei, interpretata da Valeria Marini, tra l'altro strepitosa anche lei, si vede pochissimo in una scena tra l'altro onirica e bellissima. Citazione poi dall'altro felliniana con la colonna sonora di 8 e mezzo, bellissimo, lì proprio E tra l'altro ho letto che è successo veramente, cioè Moira Orfei ha reso omaggio fuori dalla prigione. Ma che davvero? Esatto, sì. Ok, lo sto scoprendo per la prima volta anch'io questa cosa, wow, mi hai dato una notizione. E anche questo utilizzo dell'onirico è molto bellocchiano, ma lo inserisce perfettamente, non è troppo. A volte invece nei suoi film ne ha usato molto di più, ma perché il film lo richiedeva, non che ci stesse male. Però in questo caso, ovviamente, ancorandosi a un evento realmente accaduto, dosa veramente con tanta parsimonia queste scene oniriche e riesce quindi a farlo rientrare perfettamente nella filmografia di Bellocchio. Parlo di film perché comunque è praticamente un film diviso in 6 parti. È anche perfetto per raccontare questa storia. Fa sua la storia senza snaturarla, perché lui riporta perfettamente tutto. Anche c'è una ricerca di archivio, si vede, potentissima. Anche sulle televisioni vediamo spesso delle situazioni, anche ricostruzione proprio del programma di Portobello, fatto molto bene, tutto molto molto aderente alla realtà, e poi riesce a metterci del suo Bellocchio, comunque questo è il suo Enzo Tortora, è il suo Portobello. Sì, e quella componente onirica poi si fonde perfettamente con quello che succede nella realtà, come dici tu, perché c'è anche tutto quell'incubo del Pulcinella napoletano che perseguita Enzo in tutte le puntate, e comincia dal reale in cui lui si era travestito per ballare la tarantella durante un momento di spettacolino del programma di Portobello, e poi quella cosa lo tartasserà e diventerà quella maledizione notturna che lo segue in carcere, lo segue agli arresti domiciliari, con questa generica identità napoletana che lo insegue, una roba pazzesca. Sì, sono dei piccoli dettagli, delle piccole inquadrature. C'è anche il topo lì nella caserma, credo, che comunque è poco prima di essere interrogato, che rappresenta probabilmente un po' la corruzione proprio di tutta la giustizia, tutta l'Italia di quegli anni. E con piccolissime inquadrature riesce perfettamente a farti sentire quello stato d'animo, anche con una musica che si sente veramente poco, non la quasi noti, però ti fa stare in quell'inquietudine. Sì, perché poi Bellocchio usa l'ABC del cinema alla massima potenza, però, perché quello che fa lui comunque anche con il montaggio è veramente, la storia del cinema, l'effetto Kulesov, non so come si pronuncia, però insomma l'accostamento di immagini che suscitano nello spettatore una reazione. Mi viene in mente pure il finale del Traditore con Favino, anche lì gigantesca interpretazione di Pierfrancesco Favino nei panni del pentito, il grandissimo primo pentito di mafia.
Tommaso Buscetta, e nel finale, se ti ricordi l'arresto di Totorina, c'è un montaggio alternato tra le inquadrature di Totorina che viene messo all'angolo dai carabinieri mentre scappa in macchina, e una iena che viene braccata. Bellissimo. E piano piano messa all'angolo anche lei per poi essere accalappiata effettivamente. Quindi c'è... Sì, che sono metafore che forse sono anche molto semplici, però non sono mai inutili, cioè comunque ti fanno sentire quello stato d'animo e non te le sbatte in faccia troppo, sono sempre delle cose quasi realistiche comunque che potrebbero succedere in quel momento, anche quel Pulcinella che sta lì sulla mensola, ci può stare, però inquadrata in un certo modo fa sentire a te, fa trovare a te l'accostamento tra queste due come cose. Il castello di carte anche con le foto in Portobello, le foto di Enzo Tortora o del personaggio di Giovanni Pandico, che viene costruito quel castello di carte, dentro lo studio vuoto di notte di Portobello, che sembra una stanza senza spazio e senza tempo, immobilizzata, con l'orologio che non scorre più perché Tortora è stato portato via dal suo ambiente naturale. Però chi dice che la semplicità, come dici te, sono soluzioni molto semplici anche magari queste, quelle oniriche o quelle di montaggio, però chi dice che la semplicità nelle mani di un maestro come Bellocchio non riesca poi ad arrivare dritta al segno. Esatto, infatti perché Bellocchio arriva a questo momento della sua filmografia strepitoso, in cui adesso ha 85 anni e ha sperimentato tanto col suo cinema, ha avuto tanti momenti diversi ed è arrivato in piena maturità a prendere queste storie vere, come appunto anche Buscetta, oppure nel Traditore, poi di nuovo Aldo Moro e adesso Enzo Tortora, ma riesce a farle sue senza strafare, perché non è quel giovane che vuol far vedere che è bravo, ormai ha dimostrato assolutamente di saper fare qualsiasi cosa, eppure sembra sempre migliorare. Poi sì, assolutamente, sembra nel momento migliore della sua filmografia. A 85 anni mi viene solo in mente Clint Eastwood con una filmografia del genere, a quest'età riuscire a fare dei film che ti colpiscono così tanto, e tra l'altro con una storia così strappalacrime, comunque poteva essere trattata veramente in modo troppo retorico, più melenso, assolutamente più melenso. Invece non lo vediamo mai nella sua solitudine piangere da solo, magari aiuta anche ad empatizzare. Soprattutto nelle serie si utilizza molto questo metodo, perché effettivamente funziona. Invece Bellocchio comunque se ne frega, lui fa la sua serie su Enzo Tortora e lo inquadra come è stato visto, soprattutto come personaggio, cioè il personaggio e la persona sono quasi coincidono praticamente. Anche a volte questa cosa gli si ritorce un po' contro durante il processo, perché lui, sapendo di avere un'oratoria così potente da presentatore televisivo, prova lui ad interrogare i pentiti di mafia. Però lì dentro, in quella situazione, non funziona, perché non sta davanti alle telecamere. In quel momento anzi sembra troppo superbo, qualcuno che è talmente bravo con le parole che è bravo a convincere anche i giudici, e quindi non viene più creduto, perché non è più realistico. Non viene proprio preso sul serio, no? Infatti poi invece viene preso più sul serio Vallanzasca quando c'è lo scontro 1-1 criminale. Sì, pazzesco. Quindi secondo me la cosa che colpisce veramente tanto in quest'ultima fase della filmografia di Bellocchio è che riesce ad arrivare a più pubblico, a più spettatori con le serie TV piuttosto che col suo cinema, che magari ogni tanto può anche, passami il termine, lo sai che non è così, però può risultare noioso per uno spettatore non allenato, per un non cinefilo. Magari alcuni film suoi trattano delle tematiche un po' più pesanti, magari hanno un ritmo un po' più lento, alcuni film, anche capolavori come L'ora di religione, magari per uno spettatore non allenato potrebbe risultare da un ritmo un incedere un po' pesante. E invece con le serie TV secondo me riesce ad avere una freschezza che sembra veramente quel giovinetto che descrivevi prima, che sembra un 25enne. Quindi io spero che Bellocchio continui con le serie TV quasi che rispetto ai forse film. Nei film con le 2 ore condensa anche troppo lavoro, diciamo un po' cervellotico, perché lui comunque è uno che pensa tanto, quindi i contenuti sono tanti, mentre nella serie ha trovato il modo di poter sviluppare tutte le idee che ha su quel film, quell'idea insomma che poi diventa una serie, e non renderla troppo piena, quindi è più fruibile sicuramente. Potrebbe essere un'ottima visione, quindi speriamo che faccia altre serie TV. Quindi se non l'avete capito, la serie ci è piaciuta tantissimo, se non l'avete vista correte a guardarla e magari tornate sul nostro video per questo approfondimento, e continuate a seguirci per altri contenuti qui su YouTube più lunghi, più approfonditi.